Riccardo Uleri, buongiorno. Buongiorno Massimo. Riccardo, noi ci conosciamo ormai da tanto tempo, dai tempi dell'IPO di luglio 2018, quindi 4 luglio 2018, sì. son passati tanti anni. Eh, Inizio leggendo quello che scrissi nella lettera del terzo trimestre del 2018 per introdurre e presentare ai miei investitori, agli investitori del fondo, del Made in Italy Fund, la società. Dunque, Longino e Cardenal fornisce cibi di alta qualità provenienti da tutto il mondo ai migliori ristoranti in Italia e più recentemente a Dubai e Hong Kong. La società è arrivata sul mercato all'inizio di luglio a 3,6 euro per azione e ha chiuso il trimestre a 4,8 euro. Il suo attuale valore di mercato di 33 milioni e il flottante è del 22%. Nel 2017 la società ha registrato ricavi per oltre 28 milioni, con un margine di EBIT, cioè di utili prima degli interessi e delle tasse, di circa il 6%. Nel primo semestre di quest'anno i ricavi sono cresciuti del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e l'EBIT è cresciuto del 53%. La società ha raccolto 5 milioni dall'IPO che sta investendo per finanziare sia la crescita organica, ossia l'espansione del mix di prodotti e la copertura geografica, che la crescita esterna, compresa l'apertura di una filiale a New York. Esattamente. Ecco, allora cominciamo, Riccardo, con una breve descrizione della società. Sì, allora, Longino Carden nasce alla fine degli anni 80, nell'88 in particolare, è stata fondata da 4 ragazzi, 2 in particolare, però diciamo il gruppo era fatto da 4 persone, appassionati di cibo e ristoranti che decidono di cominciare a importare caviale dall'Iran. Quindi il primo prodotto dell'azienda è stato caviale iraniano fresco, da subito hanno avuto l'intuizione di confezionarlo in un laboratorio per poterlo dare alla massima freschezza ai propri clienti e da lì hanno cominciato ad aggiungere altri prodotti, salmone affumicato dall'Irlanda e foie gras dall'Alsazia, altri prodotti, diciamo, altre specialità alimentari, sempre di massimo livello, da vendere in Italia a ristoranti, a quei tempi anche parecchie gastronomie. A quei tempi vendevano molto anche tante gastronomie. Alla fine, dopo qualche anno di crescita della società, tutti questi 4 erano impegnati anche in altri lavori, erano soprattutto figli di imprenditori, quindi non avevano, diciamo, tantissimo tempo da dedicare. Poi un po' di vicissitudini familiari, insomma, avevano sempre meno tempo, però la società era sempre per loro una grande passione. Allora hanno deciso di trovare qualcuno che volesse ritirare la maggioranza della società, però che loro potessero rimanere in società per partecipare, diciamo, ancora a questa avventura. Ci siamo trovati alla fine del 92, io stavo cercando appunto una piccola attività imprenditoriale da poter acquisire, ho comprato da tutti e 4 il 66% delle quote e da lì ho cominciato, diciamo, il percorso di crescita. La società ai tempi era molto piccola, aveva 2 dipendenti, un magazziniere, un'impiegata e un 5 o 6, diciamo, fornitori, di cui alcuni sono ancora presenti. Però il messaggio era esattamente lo stesso di oggi, cioè la società aveva già le idee ben chiare di quello che era la sua visione, la sua missione, quindi di andare in giro per il mondo a cercare i migliori prodotti alimentari da proporre a dei ristoranti e negozi a quei tempi di alta qualità che apprezzassero appunto un prodotto scelto, di ricerca, eccetera. Quello che ho fatto io è stato praticamente continuare un po' questo lavoro, quindi continuare a cercare in giro per il mondo prodotti che da 5 dei tempi sono più di 100 adesso, ampliare la rete commerciale, ingrandire, diciamo, il fatturato, però sempre fedele al fatto di andare a cercare per il mondo cibi rari e preziosi da vendere, diciamo, da proporre alle migliori ristoranti e gastronomie in Italia. La società ha continuato a crescere, nel 2004 c'è stato un cambiamento abbastanza importante, nel senso siamo passati ai prodotti freschi, ci abbiamo aggiunto alla nostra gamma di prodotti che a quei tempi era di specialità alimentari, quindi dal salmone affumicato al caviale, a alcuni salumi, eccetera, al prodotto fresco che è il grande, diciamo, prodotto che acquista, diciamo, il ristorante, cioè i ristoranti acquistano
sì, specialità alimentari, magari per i loro antipasti, eccetera, però il grosso che acquistano è proprio carne fresca, pesce fresco, verdure, volatili, eccetera. Quindi abbiamo, siccome nel frattempo il nostro focus si era spostato più sui ristoranti che sulle gastronomie, perché c'è stato un momento a cavallo degli anni 2000 in cui le gastronomie hanno sofferto tantissimo perché la grande distribuzione ha alzato un po' il livello con l'offerta del banco, diciamo, della gastronomia all'interno del supermercato, quindi moltissime gastronomie hanno chiuso. A quel punto lì noi ci siamo spostati un po' sui ristoranti, maggiormente sui ristoranti, però la nostra gamma di prodotti era ancora abbastanza focalizzata sulla gastronomia. Quindi nel 2004 abbiamo fatto questo cambio, aggiungendo questi prodotti freschi. Questo ha dato un impulso notevole al fatturato della società, che ha avuto, diciamo, una crescita maggiore negli anni seguenti. La nostra grande differenza rispetto, diciamo, al mercato di quell'epoca è stato cercare di brandizzare, cioè di dare un nome e un cognome anche ai prodotti freschi, mentre è facile dare un nome a un brand, diciamo, a un vino piuttosto che a un liquore, o anche una specialità alimentare, magari l'asetto, tutte, che comunque sono stati accomunati da un'etichetta che porta il loro nome. Un prodotto alimentare fresco, quale un pesce, una carne o un volatile, è molto difficile trasmettere un brand, trasmettere una marca. Però questo è quello che su cui abbiamo scommesso dall'inizio, perché il nostro prodotto ha sempre una grande storia alle spalle, cioè un grande imprenditore che ha una passione, un'intuizione, un metodo di allevare piuttosto che di coltivare, eccetera. C'è sempre una particolarità che ci dice perché dobbiamo introdurre quel prodotto nel nostro sortimento. Quindi per poter portare un po' tutta questa caratteristica del prodotto, la cosa più importante è dire chi è, quindi portare dietro un brand sul prodotto. E questo è quello che abbiamo fatto, e devo essere sincero che funziona, perché oggi ci sono anche ristoranti che scrivono addirittura sul menù il brand del nostro prodotto. Adesso non siamo più gli unici che fanno questo lavoro, noi abbiamo cominciato appunto nel 2004, quando abbiamo cominciato con i prodotti freschi. Adesso è una pratica un po' più comune dire chi sono i produttori dei prodotti anche freschi, però ai tempi è stata veramente una novità. E quello ancora che ci contraddistingue. Adesso abbiamo più di 100 fornitori diversi, però tutti hanno una motivazione precisa per essere nel nostro assortimento. Tutti sono di altissima qualità, ciascuno nella sua categoria, però sono tutti accomunati dalla stessa filosofia. La società ha continuato a crescere fino a quando abbiamo cominciato a decidere di internazionalizzare, perché io viaggiavo molto per acquistare, vedevo un mercato molto promettente anche all'estero, però chiaramente per noi sarebbe stato impossibile esportare i prodotti che importavamo in Italia, non avrebbe avuto nessun senso. Quindi abbiamo deciso di esportare proprio il nostro modello di business. Quindi nel 2013 abbiamo deciso di aprire la filiale di Hong Kong, cercavamo avevamo fatto uno screening del posto dove poter aprire con dei parametri molto precisi. Primo, che fosse una città abbastanza grande che potesse bastare, diciamo, al business, perché siccome in Italia la logistica è molto complessa e molto costosa, volevo semplificare un po' questo aspetto andando lontano. Quindi cercavo delle città che bastassero, fossero abbastanza grandi perché fosse sufficiente lavorare appunto in quella città. La seconda cosa è che fossero molto aperti ai prodotti internazionali, quindi che non avessero delle grandissime e molto radicate diciamo, tradizioni gastronomiche, ma fossero abbastanza aperti alla cucina internazionale. Questa è la seconda caratteristica. E poi la caratteristica per ultima, ma più importante per me, è che non avessero nessun tipo di corruzione sul mercato, fossero dei mercati super limpidi, dove ci fossero delle chiare regole precise, però a quel punto lì fosse abbastanza semplice importare, cioè seguendo le regole fosse molto preciso, molto semplice importare, e fossero delle città anche sicure dove sarebbe stato bello andare a vivere. Noi mandiamo ragazzi giovani a gestire questa società, che magari sono anche dei nostri dipendenti, con famiglie, figli, eccetera. Volevo mandare in una situazione sinceramente che non fosse pericolosa, che non fosse rischiosa per loro, eccetera. Quindi questi sono un po' stati i parametri che noi avevamo impostato per scegliere le location dove andare. La prima è stata Hong Kong. Come la prima società mi sembrava molto difficile aprire una società così lontano, abbiamo deciso proprio di trasferirci. Quindi io con la mia famiglia ci siamo trasferiti a Hong Kong, io, mia moglie e i miei due figli, che a quel punto, a quell'epoca erano molto piccoli, ci siamo trasferiti a Hong Kong e abbiamo cominciato, diciamo, a fare quello che facciamo in Italia, anche io facevo 2 settimane là, 2 settimane in Italia, e così abbiamo avviato la società di Hong Kong.
che è andata abbastanza bene quasi da subito, è arrivata a break-even in pochi anni. Dopodiché abbiamo deciso di continuare un po' questo processo di internazionalizzazione. Non avrebbe avuto senso avere una società a Milano e poi una a Hong Kong e punto. Cioè, questa era una partenza di un percorso che avrebbe dovuto portare ad avere più sedi, diciamo, in giro per il mondo. La seconda è stata Dubai, che anche lì era un mercato molto promettente, con le stesse caratteristiche, diciamo, che rispecchiava le caratteristiche che io ero, diciamo, prefissato. E quindi abbiamo aperto Dubai. È stata un pochino più complessa la partenza, perché noi non siamo andati naturalmente a vivere a Dubai, perché non possiamo fare andare da tutte le parti. Quindi abbiamo inizialmente sbagliato la prima persona che doveva aprire la società, poi adesso poi ne abbiamo trovato una buona, e adesso la società di Dubai funziona bene. Nel frattempo abbiamo fatto una piccola deviazione dalla strategia, che però è una cosa che potrebbe essere anche questo una futura linea di business, che è stato comprare la maggioranza di una società, di un nostro fornitore, che si occupava della lavorazione del gambero rosso a Mazara del Vallo. Il nostro fornitore, un po' per sviluppare più velocemente il suo business, un po' perché aveva avuto dei problemi finanziari dovuti alla chiusura di un grosso cliente, ci ha chiesto se volevamo entrare in società con lui. Abbiamo accettato, abbiamo ristrutturato pesantemente questa società, che aveva, diciamo, un tipo di business che era un po' da grossisti, cioè, nonostante il prodotto fosse d'elite, che è il gambero rosso di Mazara del Vallo, uno dei migliori prodotti al mondo, però la gestione era un po' di mass market, cioè di commodity, diciamo, anche se di lusso gestivano una commodity. Noi abbiamo ribrandizzato completamente il prodotto, abbiamo dato un nome molto, insomma, carino, originale, che si chiama Don Gambero, che riflette sia la sicilianità del prodotto, sia il fatto che il gambero, diciamo, è il nostro prodotto di punta. Abbiamo insegnato ai siciliani a lavorare il prodotto con un bel packaging, una cura del particolare, eccetera, e abbiamo cominciato a distribuire questo prodotto. Tra l'altro lo scorso anno abbiamo comprato uno stabilimento nuovo, l'abbiamo tutto reso, diciamo, coibentato con laboratori, tecnologie, eccetera, e adesso la società sta crescendo molto bene, sta andando bene, perché abbiamo anche gli spazi per poter lavorare, diciamo, bene. Nel 2019, nel 2018 ci siamo portati online, poi magari ci torneremo, ne lo diremo con più No, no, precisione. parliamo adesso di cosa ti ha portato a questa decisione importantissima nella storia della Sì, società. allora, la decisione è stata, noi siamo una società commerciale, quindi cioè, diciamo, storicamente, tradizionalmente, siamo sempre stati molto leggeri a livello di investimenti, di capitale, eccetera, no? Abbiamo visto che aprire società all'estero era una cosa abbastanza onerosa, perché effettivamente noi non compriamo società, o perlomeno fino ad oggi non abbiamo mai comprato società, ma abbiamo sempre, diciamo, aperto da zero, no? Da greenfield. Però è una cosa costosa, perché praticamente uno non investe immediatamente, però l'investimento nostro è finanziare, diciamo, le perdite della società fino a quando non riusciamo a portarla a break-even. Anche perché potrebbero essere delle società che potrebbero anche non perdere mai, ma ci vorrebbe chiaramente molto più tempo ad arrivare a delle dimensioni accettabili. Invece se tu investi subito molto e porti molti prodotti contemporaneamente, tutto, gli investimenti sono più pesanti, però la società, diciamo, sviluppa fatturato più velocemente. Però chiaramente gli investimenti costano, e quindi i primi anni della società va in perdita per poi andare a break-even e cominciare a generare utili. Certo, Questa cosa qua costava molto, e quindi noi pensavamo che in futuro continuare su questo tipo di strategia avrebbe richiesto investimenti importanti, che non erano, che insomma non potevamo sostenere da soli. Quindi abbiamo pensato che aprirci al mercato avrebbe fornito la società diciamo, della dotazione necessaria, sufficiente per poter continuare questo progetto, e dei vari tipi sia di finanziamento sia di finanziarsi, e line dei tempi è quella che mi piaceva di più, un po' perché mi sentivo un po' prigioniero con un fondo di private equity che magari ti costringeva ad avere per forza alcuni risultati, una governance magari più ingessata e tutto, mentre l'AIM mi sembrava una cosa che ti dovesse chiaramente rispondere della tua gestione del mercato, però che ti lasciasse un po' la mano libera, e ti consentisse soprattutto di capire se il tuo modello di business, la tua idea, il tuo progetto, il tuo sogno era qualcosa che poteva essere condiviso anche dal mercato.
E questa era un po' la cosa che mi piaceva, cioè confrontarmi un po' con un mondo che era un mondo che non era il mio. Io ho sempre parlato con clienti, ho sempre parlato con fornitori, però a quel momento lì c'era da dire la società che io gestisco dai tempi più di 20 anni piace al mercato, potrebbe piacere la mia idea anche a eventuali investitori. E questo è stato un po' quello che mi ha spinto alla quotazione. La quotazione, come tu hai citato nella tua introduzione, è andata molto bene, ci siamo quotati a 3,60 e subito la società è cresciuta molto, nelle 2 settimane seguenti è andata quasi al doppio Tra l'altro in un periodo non facile per i mercati azionari e in particolare per l'Italia. Sì, 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 era un percorso, tra l'altro c'erano state le elezioni politiche dove non si era riuscito a creare governo, quindi insomma, c'erano parecchie Sì, incertezze. l'Italia a un certo punto volevano uscire dall'euro, insomma, Sì, sì, le era un questioni periodo abbastanza macroeconomiche difficile. non erano facili. Però il bello del mercato è che se un'azienda è valida, il valore dovrebbe essere espresso indipendentemente da queste valutazioni macroeconomiche, cosa Assolutamente. che è avvenuta nel tuo caso. Sì. Sì, sì, è avvenuta perché, come dicevo, il mercato ha risposto molto bene alla nostra quotazione, perché in 2 settimane praticamente siamo arrivati quasi a raddoppiare il valore della società, ha toccato quasi 7 euro partendo da Infatti, 1,60 per poi stabilizzarsi. Noi diciamo i primi 2 anni di quotazione fino al 2020, fino all'inizio del 2020, siamo sempre stati oltre i 4 euro abbondanti, 4,50 euro, 4,80 euro, eccetera. E è andata molto bene, era tutta molto di riflettendo una valutazione eh, di circa superiore a una volta il valore delle vendite. Sì, sì, più o meno noi fatturavamo ai tempi poco meno di 30 milioni, la società valeva a cavallo dei 30 milioni. Una società che, come hai spiegato, non era al momento profittevole, ma una società che riusciva a passare il messaggio e a farlo condividere che la mancanza di profittabilità corrente era dovuta a investimenti che avrebbero creato Valore profitti nel futuro. futuro. Sì, perché noi diciamo la nostra caratteristica è sempre stata che appunto partendo da Greenfield per costituire società nuove, queste società qui chiaramente creano delle perdite che alla fine si riflettono sul risultato del gruppo. Quindi uno se dovesse riuscire a scorporare, se dovesse scorporare quello che sono le società, diciamo, a regime da quelli che sono gli investimenti, i risultati sarebbero più interessanti. Però chiaramente quando uno fa il bilancio consolidato, queste società qui chiaramente hanno l'effetto diciamo, deprimere un po' il risultato finale. Però Ovviamente tutte cose che poi... dipende dall'accuratezza dei calcoli, perché se uno vuole veramente guardarci dentro, riesce a distinguere e a separare. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te. Effettivamente le società, poi parleremo del Covid, che per noi è stato eh, un impatto eh, molto pesante. Però effettivamente la società ha sempre avuto dei risultati abbastanza buoni, diciamo, siamo sempre una società commerciale, quindi non bisogna avere EBITDA al 20%, perché siamo chiaramente una società commerciale con pochi capex e quindi dei bilanci che è facile aumentare il fatturato, però la liquidità chiaramente non è altissima, però è sempre andata abbastanza bene. Chiaramente bisognerebbe scorporare, come giustamente hai osservato tu, quello che è il new business, quindi gli investimenti che uno fa rispetto invece al business, diciamo, stabile, più consolidato. Sì, e questo è un concetto, come hai detto, che il mercato ha, diciamo, capito all'inizio, riflettendo questo valore nel prezzo di mercato. Perché ovviamente essere in borsa significa anche confrontarsi non solo con le proprie aspettative, ma con quelle del mercato, dove alla fine il valore di una società non è altro che la composizione di una crescita del fatturato nel tempo con un livello di profittabilità adeguato, come dicevi tu, come hai appena detto, alle caratteristiche del business. Per cui nel tuo caso, ovviamente, essendo una società commerciale, non si poteva aspettare rendimenti sul capitale, tra l'altro un capitale, come hai detto,
molto basso, molto leggero, ma comunque rendimenti sul capitale troppo elevati, però certamente rendimenti e margini decenti da sostenere una valutazione, come abbiamo detto, di almeno una volta le vendite, se non di più, a seconda del successo degli investimenti futuri. Assolutamente. Sì. Dopodiché però è arrivato il Covid. Legato al Covid è stato per noi un impatto. Noi, tra l'altro, l'ultima società che abbiamo aperto, che è quella di New York, l'abbiamo aperta, diciamo che era un po' il motivo per cui, cioè, il primo, diciamo, obiettivo post-quotazione era l'apertura degli Stati Uniti. L'abbiamo aperta praticamente quasi a Natale del 2019 e poi subito a febbraio del 2020 è cominciato il Covid. Tra l'altro il mercato di New York è stata la società che New York è stata, diciamo, lo Stato e la città che ha risposto in modo più severo rispetto alle restrizioni del Covid, perché alcune nazioni, alcuni stati degli Stati Uniti addirittura non hanno neanche chiuso, penso alla Florida, penso al Texas, eccetera. Invece New York è stata veramente una delle città che ha reagito in modo più severo, probabilmente giustamente, questo non voglio giudicare il motivo, però nel senso rispetto al nostro business è stato effettivamente molto pesante. Tra l'altro noi nella nostra strategia avevamo anche un po' un'idea di delocalizzare anche un po' il rischio, nel senso dicendo se l'Europa magari ha un'economia un po' rallentata, magari l'Asia va più veloce, il Medio Oriente, gli Stati Uniti, cioè abbiamo deciso di differenziare un po' il rischio aprendo un po' in più continenti. Purtroppo il discorso è che noi ci occupavamo ai tempi il 100% di ristorazione, cioè i nostri clienti erano il 100% ristoranti e il Covid ha colpito la ristorazione in modo trasversale in tutto il mondo. Quindi in Italia ci sono state le chiusure prima totali, poi parziali. Negli Stati Uniti, come abbiamo detto, a New York hanno chiuso assolutamente tutti i ristoranti, lasciando aperti solamente in alcuni periodi delle terrazze esterne, però a New York d'inverno c'è un clima, sia d'inverno che d'estate, c'è un clima decisamente poco gestibile, quindi le terrazze esterne erano difficili da gestire. A Hong Kong addirittura è stato chiuso un anno in più perché c'è stato lo zero Covid della Cina che ha influito un po' sulla politica di Hong Kong. Quindi diciamo il Covid ha influito negativamente su Ma tutte, molto negativamente, è molto, stato quasi... su tutte le società del gruppo. Tra l'altro i problemi sono stati, cioè, oltre al fatto del Covid, c'è stato la gestione del Covid è stata difficile per più motivi. Primo, per il fatto che non ha mai chiuso al 100%, cioè paradossalmente sarebbe stato meglio chiudere e riaprire dopo 2 anni quando le cose sarebbero passate. Purtroppo il discorso è che noi gli alberghi sono sempre stati aperti perché dovevano dare, diciamo, da mangiare ai loro clienti che potevano ancora soggiornare nelle stanze, le gastronomie bene o male funzionavano, i ristoranti a volte potevano fare il delivery, quindi noi non abbiamo mai avuto un rallentamento totale, cioè una fermata totale, un rallentamento dell'80%. Questo però per una macchina, diciamo, avviata che funziona, diciamo, con reparti, eccetera, vuol dire tenere aperta l'azienda più o meno, non dico con tutte le persone, ma con una buona parte delle persone per poter far funzionare la macchina. La logistica, per male, ha un costo che per importare un bilico di merce o importare 2 bancali più o meno costa uguale. Quindi noi avevamo veramente dei costi che sono diventati veramente difficili da gestire col fatto di aver calato i volumi di vendita praticamente del 70-80%. E in più un altro grosso problema è stato che non c'è mai stata una visione, per carità, nessuno poteva prevederlo, però di quanto sarebbe durato, no? Cioè, nelle aspettative delle persone c'era che il lockdown totale sarebbe durato 2 o 3 settimane e poi ci sarebbe aperto. Poi alla fine è stato che sarebbe aperto dopo Natale. Poi, cioè, se ci ricordiamo, poi l'estate sembrava fosse tutto finito, poi è arrivato l'autunno, è tornato tutto come prima. Sì, sì, Quindi col senno di poi è semplice dire che... eh sì, col senno di poi, per dire, noi New York era appena partita, col senno di poi uno avrebbe smontato tutto, licenziato le persone, disdetto il magazzino, avevano perso anche qualche decina di migliaia di euro o di dollari in questo caso per gli investimenti che avevano fatto in celle frigorifere e tutto, però parlavamo veramente di 50-100 mila dollari, a quel punto uno stava fermo 2 anni e poi ci ripensava finito tutto, no? Però pensando che sarebbe durato qualche settimana, poi qualche mese, eccetera, tu continuavi a resistere continuando tra virgolette, a perdere soldi. Quindi questo è stato veramente un impatto pesantissimo
sul nostro settore, probabilmente altri settori hanno sofferto allo stesso modo, però diciamo sicuramente la ristorazione o gli operatori che hanno lavorato sulla ristorazione sono stati tra quelli che hanno sofferto di più, assolutamente, insieme probabilmente alle palestre, insieme alle discoteche, non lo so gli altri settori, però E noi questo si è ovviamente riflesso nel prezzo del titolo, che ci sta. assolutamente il titolo è crollato perché chiaramente le persone vedevano, cioè, vedevano i settori diciamo, che erano stati impattati di più dal Covid e su quello diciamo, hanno un po' venduto o alleggerito le posizioni. L'unica cosa diciamo vantaggiosa durante il Covid è che non siamo stati fermi, ma abbiamo pensato di sfruttare un po' questo periodo, nel senso le cose che potevamo fare era diciamo tirare le in barca e aspettare che finisse. Noi invece abbiamo deciso un po' di investire, nel senso di dire abbiamo la società con tempo diciamo da poter dedicare a nuovi progetti e siamo partiti con 2 progetti nuovi molto importanti. Uno è stato quello di completamente cambiare da ex novo tutto il nostro sistema informativo, quindi dall'ERP al sistema di credit management, a un sistema di CRM, cioè abbiamo cambiato ovviamente tutti i sistemi informativi che erano abbastanza datati. Abbiamo deciso di farlo in questo momento perché avevamo tempo di farlo, diciamo, con la società che andava al 20% della velocità e quindi sarebbe stato un po' più semplice, diciamo, gestire questo cambiamento. La seconda cosa che abbiamo fatto è stato invece aprire una piattaforma di e-commerce. Non è stato tanto per recuperare il fatturato che era perso sul B2B, perché chiaramente quando uno fa una società ex novo ci vogliono almeno un paio di anni per farla funzionare, quindi il primo desiderio non è stato quello di recuperare il fatturato, è stato quello di cogliere un'opportunità, perché era un momento in cui tutti erano molto ben disposti verso l'e-commerce e quindi sembrava il momento giusto di partire. In più noi abbiamo sempre un po' temuto, probabilmente a torto, che il nostro cliente fosse un po' geloso del fatto che noi andassimo a vendere al privato, cioè il nostro cliente ristoratore fosse un po' geloso del fatto che noi andassimo a vendere al privato. Quindi durante il Covid è una cosa che un po' tutti hanno fatto, tutti cercavano di cercare di arrivare ai privati, di vendere, i ristoranti facevano il delivery, i ristoranti facevano i panettoni, cioè tutti cercavano di sbarcare un po' i lunari in qualsiasi modo. Quindi anche noi, diciamo, abbiamo fatto l'e-commerce ed è stato un po' accettato da tutti. Adesso devo essere sincero che i ristoranti non hanno nessun tipo di remora sul fatto che noi abbiamo l'e-commerce, perché chiaramente il loro prodotto è trasformato, cioè non ha niente a che vedere col prodotto che noi vendiamo ai privati, perché noi vendiamo ai ristoranti prodotti con pezzature diverse, comunque un prodotto che viene assolutamente trasformato dal cliente, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di concorrenza. Quindi l'e-commerce è stata una buona idea ed è stata una cosa soprattutto che nel medio periodo porterà valore al gruppo, perché è il nostro unico modo di arrivare, di diffondere il nostro marchio presso la clientela finale. Cioè il nostro marchio, la nostra società è molto conosciuta nel mondo della ristorazione, cioè quasi tutti i ristoratori, tutti gli chef ci conoscono, però chiaramente il privato, cioè la grande popolazione diciamo dei privati che sono quelli che veramente danno valore a un brand, non ci conosce perché effettivamente il nostro brand muore nella cucina del ristorante. L'e-commerce invece ci crea notorietà anche verso il privato, quindi chiaramente adesso è una società ancora piccola che però insomma, sta lentamente crescendo e questo ci dà veramente secondo me un grande valore soprattutto sul valore appunto, del brand. E in più ci dà anche la possibilità di vendere dei prodotti retail che tutti i nostri fornitori hanno e che noi invece non sfruttavamo. Quindi adesso anche per i nostri fornitori siamo molto più interessanti come distributore, come cliente, come importatore, perché oltre diciamo, eh, vendere i loro prodotti nel canale Orecca, vendiamo i loro prodotti anche nel canale retail. E si sposa anche sul fatto che noi da sempre abbiamo puntato sulla ristorazione, mentre abbiamo puntato molto meno sulle gastronomie. Quindi ci mancava proprio questo tipo diciamo, di mercato che adesso invece ci sta dando delle soddisfazioni, nonostante sia ancora una porzione molto piccola rispetto al fatturato globale, però è una cosa molto interessante. Quindi una crisi che si è trasformata in un'opportunità di investimento. Sì, Tuttavia, quello che poi è successo, passata la fase acuta del Covid, è che mentre altre società, sia in Italia che all'estero, che erano state colpite come Longino
dalla crisi del Covid sono riuscite a recuperare margini e far riflettere il recupero nel rimbalzo significativo del prezzo di mercato, Longino ha avuto più difficoltà. Ma noi abbiamo avuto più difficoltà perché intanto è stato difficile rimettere in moto la macchina. Cioè non è che il mercato sia finito il Covid e tutti si è ripartiti e tutto funzionava come prima, è stato effettivamente molto complicato. Un po' perché a New York abbiamo avuto problemi perché durante il Covid il manager che avevamo scelto e soprattutto per questioni familiari è dovuto andare via, quindi abbiamo dovuto sostituirlo in corsa. A Hong Kong è durato un anno in più perché tutto il 2022 Hong Kong è stato ancora chiuso e anche in Italia sinceramente abbiamo avuto un po' di... Cioè quando una società sta chiusa 2 anni anche alcune persone proprio decidono di cambiare vita, quindi abbiamo perso dei rappresentanti che hanno proprio lasciato il mondo dell'Oreca e si sono messi in altri settori. Abbiamo veramente... È stato molto difficile rimettere in moto la macchina come prima. E non è stata una cosa così semplice, diciamo, rigirare la chiave e ripartire dove ci eravamo fermati, ma è stata una cosa molto complicata. E questo si è riflesso anche un po' nei risultati che non sono stati brillanti come, diciamo, all'uscita, come prima del Covid. Quindi questa è una cosa che chiaramente si riflessa sui risultati della società e anche sul valore del titolo. Naturalmente noi abbiamo continuato, adesso la società a livello consolidato fattura abbastanza più di prima del No, Covid. anche perché, scusate, ti interrompo, il fatturato, cioè la top line è continuata a crescere anno Sì, dopo anno. quanto là Cioè, continuando a crescere perché diciamo, non è stato un collasso del business, c'è stato un problema di redditività legato ai problemi di cui hai parlato. il fatturato, come diciamo, grazie anche al new business che abbiamo fatto, quindi New York che prima non c'era, l'e-commerce che prima non c'era, la crescita del satiro danzante della società siciliana che è cresciuta molto e tutto, il fatturato noi prima del Covid eravamo sotto i 30 milioni, abbiamo chiuso il consolidato del 23 a più di 36 milioni. Quindi la società effettivamente è cresciuta a livello consolidato. Chiaramente abbiamo avuto dei problemi di società che erano un po' che è stato difficile, diciamo, di portare la redditività a New York in primis, che chiaramente hanno pesato sulla redditività del gruppo. Certo, certo. Con la conseguenza che adesso la valutazione, la capitalizzazione di mercato della società è attorno ai 10 milioni, che è un terzo o anche meno del valore del fatturato. Quindi una società che viene valutata dal mercato, poi sai, nel caso del Lime o dell'EGM, parlare di mercato è un po' un'esagerazione perché, come abbiamo detto tante volte, mancano a questo mercato degli investitori istituzionali di lungo periodo. Ci sono pochi fondi come il nostro dedicati alle small cap italiane, cioè mancano investitori. C'è stato un po' ehm, uno boost nel 2017 dai peer, che però è poi diventato abbastanza rapidamente anche un danno, perché sono iniziati i riscatti dei peer nel 2022 che hanno falcidiato le performance dei titoli, specialmente di quelli più piccoli, dovuti semplicemente ai riscatti che sono stati forzati su questi fondi che avevano raccolto bene e poi sono stati costretti a vendere, avendo raggiunto dimensioni molto rilevanti. Nel momento in cui sono cominciate le vendite, è chiaro che più piccolo era il titolo e più dannoso è stato l'effetto dei riscatti. Questo ha avuto effetti negativi anche sul Longino, che ha un livello di free float, cioè Quindi di numero flottante. di titoli di flottante, di una liquidità molto limitata. Per Sì, noi abbiamo il cui 22% di flottante e chiaramente siamo stati molto colpiti perché la società naturalmente è stata colpita un po' per il discorso che abbiamo detto poc'anzi, del discorso di redditività che non è ancora tornato ai livelli che saranno, che dovranno essere,
ma soprattutto anche da molti riscatti, molte persone che sono molti Allora, ho fondi. capito, in un mercato che funziona, dove il messaggio non è difficile da capire, questo dovrebbe essere riflesso in un atteggiamento molto più di lungo periodo, cosa che invece l'EGM fa difficoltà a, a conservare per la mancanza di, appunto, di investitori, di una mano importante, di una mano forte di investitori istituzionali di lungo periodo. Vabbè, questo è un altro discorso. Però adesso passati, abbiamo detto che abbiamo avuto un periodo anche piuttosto lungo di difficoltà, però adesso guardiamo avanti. Guardiamo avanti e cosa vediamo? La qualità non è un interruttore che si può accendere e spegnere, è una filosofia di vita. Ma andiamo avanti e vediamo un po' la ripresa del nostro percorso. Intanto, vabbè, stiamo riportando diciamo, a profittabilità tutte le società del gruppo, e quindi questo farà sì che non ci saranno, diciamo, dei freni. Quest'anno purtroppo nel 2024 ancora New York sarà ancora pesante, però abbiamo risolto il problema, abbiamo trovato un nuovo manager, abbiamo fatto il comunicato stampa ai primi di settembre, trovato un nuovo manager che tra l'altro è stato per tantissimi anni da Italy New York, quindi ha grandissima esperienza sia sul mercato del food sia sul mercato newyorkese americano, quindi ha deciso di accettare la sfida di venire a lavorare con noi, di occuparsi un po' di tutto lo sviluppo degli Stati Uniti, che non si fermerà chiaramente solamente a New York, e siamo sicuri che sia la persona giusta che possa imprimersi il sviluppo. Sono sicuro che già nel 2025 la società di New York sarà sopra, diciamo, la break even, e questo è quello, diciamo, che stavamo aspettando come risultato maggiore, perché le altre società del gruppo, bene o male, vanno tutte abbastanza bene. Da lì o da qui vorremmo ricominciare il percorso, diciamo, di crescita con aperture in altre città ancora. Adesso noi quello che vediamo nel futuro più prossimo probabilmente è lo sviluppo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un mercato meraviglioso, in grande crescita, e secondo me per noi potrebbe essere una valvola di crescita molto importante. Quindi sugli Stati Uniti puntiamo molto, nonostante a livello di risultato per adesso ci sia costato molto investimenti, però pensiamo che sia veramente un mercato che negli anni possa spostare l'equilibrio del gruppo anche
un pochino di più verso gli Stati Uniti rispetto all'Europa stessa. E poi magari non è detto che l'esperimento del stadio danzante che è andato così bene non possa essere ripetuto in altre società di produzione che ci permettono quindi di controllare tutta la filiera, diciamo, dalla produzione alla vendita al cliente finale. Quindi queste due sono diciamo, le vie di sviluppo che crediamo. Stiamo lavorando molto sulla parte commerciale. Abbiamo assunto un nuovo direttore commerciale che è arrivato a settembre in Italia, che viene dal gruppo MetNC, quindi una grande esperienza a livello di un grande gruppo, quindi a livello di formazione di scuole, eccetera, e un grande network di conoscenze, perché chiaramente vendeva nel mercato dove anche noi operiamo, quindi dall'alta ristorazione nell'alta gamma. Quindi stiamo rinforzando molto la parte commerciale. Non è un periodo facile per la ristorazione, non è un periodo facile, tutti i nostri concorrenti stanno un po' soffrendo, noi stessi cresciamo, però con abbastanza fatica. Poi soprattutto il mercato in Europa, non dobbiamo dirlo noi, ma dopo il Covid, praticamente col discorso delle guerre, prima in Ucraina e poi in Israele, col discorso dell'aumento dell'energia, che adesso si è sceso abbastanza, però c'è stato un momento in cui i picchi dell'energia sono stati altissimi, mancanza del personale, aumento dei prezzi, cioè tutto questo ha fatto sì che i ristoranti abbiano cercato di risparmiare un po' sulle materie prime, perché chiaramente alcuni costi sono incomprimibili per loro, gli affitti sono quelli, i dipendenti sono quelli e le bollette sono le stesse. Quello dove cercano di risparmiare un po' sulle materie prime. Nonostante questo, noi dal 2022 abbiamo cominciato a crescere, dopo il 2021 chiaramente di compressione del fatturato, dal 2022 abbiamo cominciato a crescere, anche lo scorso anno siamo cresciuti e anche quest'anno cresceremo. Non sono crescite molto importanti, ma stiamo crescendo. E la sfida però è coniugare questo percorso di crescita con un recupero di margini che possa essere riflesso poi anche nel bilancio. Assolutamente, sì. Come si fa? Ma allora stiamo razionalizzando molto i costi, stiamo alzando un po' i margini, anche i nostri margini nel 22 si sono molto, molto ridotti per il fatto che l'aumento dei prezzi è stato notevole verso quasi tutti i prodotti e siccome il mercato non era così, diciamo, florido, si aveva un po' di paura a ribaltare completamente l'aumento dei prezzi sul mercato. Invece poi nel 2023 e 2024 abbiamo deciso di lavorare molto sull'aumento della marginalità, per noi il margine di intermediazione, quindi la vendita meno il costo del prodotto, il gross profit, perché praticamente oltre che aumentare leggermente i prezzi, ma non è stato tanto quello, diciamo, la strategia, è stato un po' di spostare il mix di vendite un po' sui prodotti a più alta profittabilità. Abbiamo dei prodotti tipo il caviale su cui guadagniamo tanto perché abbiamo un laboratorio di confezionamento dove diciamo, compriamo il caviale all'origine e lo confezioniamo noi con il nostro marchio, su quello guadagniamo molto, abbiamo un'alta marginalità e stiamo puntando molto, abbiamo praticamente triplicato le vendite del caviale dal 2019 al 2022-2023. Quindi questa cosa qua ha fatto sì che il margine si sia alzato di quel punto e mezzo, quei 2 punti. Chiaramente parliamo sempre di punti, non possiamo alzare il margine di 10 punti, parliamo sempre di 2-3 punti che però alla fine dell'anno fanno differenza. In più abbiamo cercato di razionalizzare un po' i costi variabili, quindi dei trasporti, spedizione, eccetera, e lavorare molto su dei costi fissi sotto controllo. Questo dovrebbe farci alzare tra quest'anno e il prossimo anno il risultato in maniera abbastanza importante. Che margini hai in mente come traguardo? Ma diciamo noi se fossimo bravi potremmo raggiungere un 8% di EBITDA, essendo molto bravi. Non siamo ancora a questo livello, però ci stiamo lavorando per arrivarci, insomma. Questo inclusi gli investimenti da fare per lo sviluppo degli altri dei nuovi mercati? Ma diciamo che se le società attuali andranno, diciamo, a regime, gli investimenti dovrebbero sempre essere marginali rispetto al gruppo, che era un po' la nostra idea iniziale, cioè noi abbiamo aperto Dubai quando Hong Kong è andata a break-even, abbiamo aperto New York quando Dubai è andata a break-even. Quindi in teoria man mano il gruppo crescerà, questi investimenti incrementali, diciamo, su società nuove dovrebbero influire non in maniera così importante
rispetto alla marginalità del gruppo Sì, totale. perché sai, il pericolo, come si diceva, è che tu cresci, poi hai bisogno di altri investimenti per ricrescere, quindi alla fine la marginalità, la profittabilità non viene mai riflessa, no? Cioè, No, un po' un l'idea cane appunto che è si muove. che i margini, cioè le società incrementali non impattino così pesantemente sul margine totale del gruppo. Noi abbiamo avuto il problema che nel Covid tutte le società sono andate male, quindi siamo ripartiti praticamente da sotto zero, no? L'impatto è stato soprattutto quello. Sì, sì, infatti il target e l'obiettivo è quello di fare in modo che il cash flow prodotto dalla società sia sufficiente per fare gli investimenti, i nuovi Più che investimenti. sufficiente, l'idea dovrebbe essere più che sufficiente. Esatto, esatto, esatto. E questo si spera dovrebbe essere prima o poi riflesso nella valutazione che, come abbiamo detto, è veramente Molto depressa. molto depressa. Sì, è una tristezza, anche nelle ultime settimane è scesa moltissimo perché qualcuno è uscito pesantemente, probabilmente io non ho dati certi, però ci sono state delle vendite pesanti, la società è scesa a prescindere dai risultati, insomma è scesa perché qualcuno ha venduto. Sì, sì, ma questo, insomma, come abbiamo visto, bisogna vederlo in una prospettiva più lunga, cioè la società è scesa negli ultimi mesi, ma è dal 2020 Eventi. che continua a scendere, c'è un trend molto, molto negativo che ha tutte le basi, secondo me, per essere invertito, ma questa è la sfida, la tua sfida Sì, per il prossimo anno, nel prossimo assolutamente. anno. Ecco, questo ci porta a parlare un po' di te. Abbiamo visto la tua storia, che è una lunga storia, perché va molto addietro rispetto alla quotazione, rispetto alla tua conoscenza, la conoscenza del mercato, della tua storia. Eh, Se ti chiedo cosa ti spinge a fare tutto questo, quali sono i drivers della tua attività personalmente? Ma allora, intanto il mio sogno è creare un gruppo sempre rimanendo nell'ambito dell'altissima, della nicchia, quindi della nicchia alta dei cibi di qualità, quindi cibi rari preziosi come il nostro claim, però avere un gruppo che è molto più strutturato, quindi più grande in Italia, più importante e che le società che abbiamo all'estero diventino più importanti, gli Stati Uniti crescano molto, cioè creare un gruppo che sia un po' il punto di riferimento a livello internazionale per quello che sono i prodotti di alta gamma. Già adesso un po' sta succedendo perché noi abbiamo tantissimi, il nostro mondo piccolo, quindi noi abbiamo tantissimi clienti che sono presenti in più nazioni e quindi sono contenti di trovare noi perché sanno che trovano più o meno lo stesso standard sia di qualità sia di servizio in tutte le nazioni. Quindi quello che vogliamo diventare noi è un po' il punto di riferimento a livello internazionale dei prodotti di alto livello, sia per i fornitori, sia per i clienti, per i ristoratori e perché no anche per l'e-commerce. Quindi vorremmo crescere per diventare molto più forti in questo settore. A livello, diciamo, più personale, vorrei che fosse una società che crescesse, diventasse profittevole, interessante, bello dove lavorarci e sperando anche che magari i miei figli si interessino e possa continuare. Noi abbiamo una storia di imprenditoriale di generazioni, però mi sono trovato una famiglia imprenditoriale ma senza imprese, quindi sono dovuto ripartire io, però spero che i miei figli vorranno continuare a fare quello che sto facendo io, senza Certo, forzarli naturalmente, come si dice sempre, però insomma spero che potrebbe piacergli. Questo è un po' quello che mi spinge. certo. Senti, se io ti chiedessi una figura di imprenditore o una persona a cui ti sei ispirato, continui a ispirarti, cosa ti viene in mente? Ah, guarda, a me piacciono molto, come dicevo prima, le storie imprenditoriali, quindi le persone che hanno diciamo, una visione molto di capitalismo un po' familiare, che vanno avanti un po' nelle generazioni. Se devo pensare a una persona che mi è capitato anche di conoscere durante un evento, che mi piace molto come lavora, è Luca Garavoglia di Cappari, perché praticamente ha creato un'azienda che negli spiriti è un po' quello che cerchiamo di fare noi nell'F&B,
cioè quindi di avere marchi importantissimi, di essere presente in parecchie nazioni e di avere un'azienda che sia di tradizione, insomma, di un buon nome che venga, insomma, da lontano. E a livello invece di manageriali mi ispiro molto alle persone che sono molto eclettiche, cioè che riescono a spostarsi da un business all'altro stando sempre ai massimi livelli. Mi viene in mente Andrea Guerra, per esempio, cioè manager che dimostrano il loro valore potendo lavorare in settori diversi, perché spesso il successo di una persona è un mix tra settore, periodo e persona. Non è detto che cambiando i fattori le chiavi di successo rimangono le stesse, no? Invece ci sono alcuni manager che sono stati capaci veramente di cambiare settori, di essere sempre ai massimi livelli, e questo secondo me è un merito veramente grande, perché non è un mix di circostanze, ma è veramente il valore della persona stessa. Quindi mi piacciono molto le imprese che abbiano una visione di lungo periodo. Cioè io non vedo l'impresa come un business che domani posso vendere diciamo, e posso capitalizzare e portarmi a casa, diciamo, il denaro, ma vedo una cosa che parte dalla famiglia, cioè io vivo il business veramente come integrato nella famiglia. Mia moglie lavora con me, quindi è una cosa proprio che non vedo, ripeto, come un mezzo per capitalizzare, ma come un'attività della famiglia. Questo è il riflesso anche della quota di- in tuo possesso della società, che adesso è, 78%. ecco, cosa che a un certo punto si spera possa essere, si spera per noi e anche per te, possa essere un po' diluita, nel senso che man mano che il valore della società aumenti, tu possa magari scegliere attraverso aumenti di capitale o anche attraverso piazzamenti dei titoli di scendere un po' sul valore sulla quota del capitale, in modo da anche creare una maggiore liquidità del titolo, che abbiamo Sì, detto. ma è una cosa che non sono assolutamente contrario. Chiaramente è una cosa che bisogna fare gradualmente, però è una cosa che io mi trovo bene con, per dire, frequento anche molto gli azionisti, cioè, ho sempre invitato tutti a condividere i risultati anche quando non erano buoni, quindi ho un buon rapporto diciamo, con i miei azionisti, mi fa piacere. Quindi non mi spaventerebbe il fatto di diluirmi un po' rispetto alla quota attuale. Chiaramente i prezzi non possono essere questi, perché qua parliamo veramente di prezzi, per cui sarebbe un peccato aumentare il capitale con questi valori, ma sarebbe anche poco utile, perché come abbiamo detto, la società che capitalizza poco più di 10 milioni, se dovessi diluirmi di un 10 o di un 20%, parliamo di 1 milione o 2, che è una cifra che non ha senso l'operazione. Certamente non è questo il momento. No, però è una cosa prevedibile, cioè fattibile, prevista, che se la società crescerà di capitalizzazione, come speriamo nel 2025 o 2026, di fare un aumento di capitale per portare risorse fresche, sicuramente è una cosa che valuto positivamente, assolutamente. Bene, bene. Bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Ti ringrazio Grazie a te, Massimo. e tanti auguri per il 2025. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Incrociamo le dita. Chiudo con due osservazioni. La prima è che abbiamo fatto una chiacchierata con Riccardo Uleri di Longino Cardenal, senza alcun obiettivo di spingere gli ascoltatori a investire nel titolo. Abbiamo parlato in grandi linee della storia della società. Chi è interessato faccia i suoi calcoli e le sue considerazioni e agisca di conseguenza. La seconda osservazione è che questo è ancora uno dei primi tentativi di aprire canale Made in Italy CEOs, che continuerà sperabilmente ad essere seguito se verrà apprezzato. L'invito è quello di sottoscrivere il canale e di diffonderne la visione. Grazie Riccardo. Grazie Massimo, grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.